Allora ragazzi, eccoci qui di nuovo in campo. Nel video precedente, con riferimento agli aspetti tecnici e alla cura dello swing del diritto, abbiamo fatto una panoramica generale di quello che è il movimento, di quelli che sono le best practice del fare e non fare per gestire al meglio questo colpo. Io vi ringrazio perché siete stati in tanti a vederlo, siete stati in tanti a commentare. Ma nel video di oggi voglio darvi un altro approfondimento sul diritto per continuare sulla stessa scia e ci focalizzeremo sull'apertura e sulle impugnature. Quindi mi raccomando, se ti piacciono questi contenuti continua a seguire il canale, iscriviti e metti un bel mi piace. Andiamo! Allora ragazzi, ciascuno di noi ha il proprio approccio a quello che è il movimento del diritto e questo vale un po' per tutti i colpi. Adesso voglio farvi ragionare su questo. Oggi il tennis mondiale, ma questo è a cascata fino al tennis di quarta, terza, seconda categoria, quello che viviamo tutti i giorni nei nostri campi, trova fondamento nel vedere il diritto come il colpo fondamentale per lo sviluppo del gioco, per la chiusura dei punti e sostanzialmente vincere più partite. Sulla base degli studi che ho fatto posso dirvi questo, che oggi siamo tra il 70 e l'80% dei punti vinti lo si fa con il diritto. È fondamentale quindi essere preparati nella sua esecuzione, nella sua gestione. Partiamo da un concetto di base. Siamo abituati, ci è stato insegnato questo, ad attendere la palla, ok? Con un'impugnatura continental a martello che, come dire, andiamo a ruotare a seconda che la palla cada da questa parte del campo, quindi per fare un rovescio, oppure cada da questa parte del campo e quindi andiamo a fare un diritto, facendo ruotare con la nostra mano sinistra che si posiziona nel cuore della racchetta l'impugnatura, che può essere una eastern di rovescio, può essere una eastern di diritto, quello che è. Ma io vi faccio fare un altro ragionamento. Perché non aspettiamo già la palla anziché in questa posizione piuttosto in questa posizione? Perché non facciamo così, che è esattamente già la posizione che ci permette di aprire con il diritto? Quindi facciamo questo esperimento qua. Mettiamo la racchetta per terra, la metto qui che altrimenti non si vede, la piazziamo, prendiamo il dito indice, lo mettiamo qui nel cuore, scendiamo giù e impugniamo la racchetta. Che impugnatura è questa? Questa è una semi-western, ok? Perché siamo andati a prendere questa seconda attacca, ok? Che risulta qua, che va a combaciare con questa posizione qui della mano. Quindi una semi-western ci permette di gestire al meglio sia i colpi piatti sia i colpi toppati, per quanto non sia per esempio quella che io utilizzi, la consiglio comunque a tutti. Mi sono pentito di aver adottato una presa western, aperta parentesi, a volte sì, a volte no. Consiglio comunque a voi ragazzi che utilizzate una eastern di valutare, di ruotare un po' di più la presa e spostarvi alla seconda tacca fondamentalmente, alla tacca bevel numero 2, ok? Per una semi-western è il modo più facile per prenderla e fare come vi ho fatto vedere. Appoggio la racchetta per terra, metto l'indice qui, lo faccio scivolare e impugno la racchetta. Ok? Una volta che ho fatto questo, aspetterò la palla già in questa posizione. Questa è la mia posizione d'attesa, non è più questo, ma è questo, ok? Perché? Perché sarò pronto ad aprire e a colpire di diritto. Che la palla arrivi lì, che la palla arrivi qui. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che il 70% del campo noi lo dobbiamo colpire, lo dobbiamo coprire, meglio dire, attraverso il colpo del diritto. Quindi questo implica che se la palla è qui, mi muoverò, apro e impatto. Se la palla è qua, mi muoverò all'indietro e vado ad impattare, ok? Quindi posizione d'attesa questa, col piatto a corde che guarda verso la rete. Quindi una volta che identifico la direzione che prenderà la palla, inizio già a ruotare il busto e ad aprire, ok? Perché voglio avere il massimo dell'abilità nel caricamento di questa palla e voglio essere libero di muovermi perché potrei arrivare in ritardo. Se io mi muovo così nel campo, ok, potrei aprire troppo tardi e non ho più spazio di manovra. Se invece mi muovo, ok, che ho già aperto e vado a ricercare poi la palla con i piedi, mi posiziono e vado poi ad impattare. E aprire non vuol dire che la racchetta è qui, perché questa siamo già nella fase di caricamento, quindi
vuol dire che mi devo ruotare e ho aperto grazie a questo braccio che è lui che guida, che mi consente di aprire. Quindi mi sposterò, ho aperto, dopodiché passerò al caricamento per avere un movimento fluido nell'impatto. Il movimento da quando io carico a quando chiudo è unico, con uno swing che va in accelerazione, che trova nel momento dell'impatto il suo punto più veloce. Quindi c'è l'accelerazione verso l'impatto, che è l'apice, e poi qua c'è una decelerazione verso la chiusura. Ok, ma il movimento è unico, quindi è questo. Quindi aspetto la palla, mano qua dietro o qua dietro a seconda di come vi trovate meglio, possibilmente impugnatura semi-western, e mi giro per andare ad impattare. Non perdo tempo nel far ruotare le impugnature, ok? E ho già la presa sul diritto per massimizzare e anche in qualche modo costringermi ad usarlo questo diritto, perché troppo spesso quello che vedo è che appena la palla si trova da questa parte del campo, può essere anche vicinissimo, gestibilissimo con un diritto, anziché venire qui, girarsi e colpire, molti di voi tendete a venire col rovescio, che va benissimo, perfetto, ma il tennis moderno ci fa vedere che il 70-80% dei colpi giocati in un campo da tennis sono fatti col diritto ed è il colpo che più fa male, più ci permette di fare punti. E allora, se ti è piaciuto questo video, metti un bel mi piace, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video.